Ogni volta che un nuovo RPG viene annunciato c'è una frase che puntualmente emerge. Bello, peccato che si atturni. L'ultima vittima è Expedition 33, una piccola perla che prova a innovare il genere, mescolando turni classici con meccaniche in tempo reale, come parry e schivate. Eppure, per molti, è già qualcosa da scartare a priori, solo per la presenza dei turni. Viviamo in un'epoca in cui tutto deve essere immediato, dalla consegna di un pacco alla gratificazione personale. Tutto è stato compresso nella velocità di uno scroll su TikTok. Non si guarda più un video di 2 minuti, non si aspetta più il proprio turno in una discussione. Si interrompe, si sovrappone, si cerca di primeggiare nel minor tempo possibile. Stavo tornando a casa dal lavoro, ero in macchina, fermo davanti ad una fila di auto ed un semaforo rosso. Nella testa continuava a risuonarmi quel commento. Bello, peccato si atturni. Bello, peccato si atturni. Ma che voleva dire? Perché peccato si atturni? Nel mentre che mi interrogavo su questa frase, il semaforo da rosso era diventato verde, e poi nuovamente rosso. Dietro di me le auto continuavano ad accumularsi, e di tanto in tanto qualcuno, spazientito, lasciava andare il clacson. Bello, peccato si atturni. Ed è in quel momento che un dubbio si è insinuato nella mia testa. Doveva esserci di più dietro quel commento. Qualcosa mi stava sfuggendo. Ma cosa? Per riuscire a capire questo astio verso i giochi a turni dovevo innanzitutto informarmi meglio sulla loro storia. Quando sono nati? Chi ha avuto l'idea? Qual è stato il primo videogioco ad implementarli? Faccio la cosa più banale, cerco su Google gioco a turni, Wikipedia, non molte informazioni, proviamo in un'altra lingua. Ok, bingo. Come mi aspettavo gli scacchi, la dama, il go, giochi vecchi quasi quanto la stessa razza umana, ma il primo videogioco? Dobbiamo saltare millenni di storia per arrivare a tempi più recenti. An exceptional offer on Odyssey, the exciting electronic game. Invasion 1972 per Magnavox Odyssey. Avete mai sentito questa console? Io no. Comunque ho provato a cercare di reperire il gioco, per provarlo, ma non è stato semplice. Non ho trovato neanche un emulatore. Esiste però, su YouTube, un gameplay e tutto diventa chiaro del perché non sia possibile da emulare o del perché non ne abbia senso. Nonno, davvero ti divertivi con queste cose? Il gioco era composto da una mappa cartacea da dover appiccicare sopra il televisore, un set di 40 carte, un tabellone stile risico e delle pedine di diverso colore, a rappresentanza delle truppe del giocatore, dadi e gettoni per le navi. Lo scopo del gioco era conquistare i castelli avversari e difendere il proprio. L'utilità della console ancora non mi è chiara, però se c'è qualcuno che l'ha giocato e ce lo vuole spiegare, ok, forse bisogna percorrere un'altra strada, provando a partire dall'origine dell'RPG, o gioco di ruolo in italiano. Sempre attorno alla metà degli anni 70 iniziarono a nascere i primissimi titoli, unicamente basati su testo, come Dungeon. Decenni dopo, negli anni 80, invece, ci avviciniamo a qualcosa di più simile al genere che conosciamo oggi. Rogue, 1980, capostipite del sottogenere roguelike, Hollow Knight, Hades, Dead Cell e tanti altri. Un sottogenere che è ritornato parecchio in voga negli anni, proprio grazie a questi ultimi titoli. Ultima, 1981, che invece ha introdotto un altro elemento a noi molto conosciuto, l'open world. Immaginate il primo gioco con una mappa esplorabile, dungeon, villaggi. Ultima giocava su 2 differenti visuali, dall'alto, in terza persona, per villaggi e la mappa di gioco, e in prima persona per i dungeon. Non so bene che cosa stia guardando, ma andiamo avanti. Mentre in Occidente i nostri genitori e zii diventavano ciechi con questo, dall'altro capo del mondo, in Giappone, uscivano i primissimi Final Fantasy e Dragon Quest. Chi non conosce o quantomeno non ha mai sentito parlare di Final Fantasy? La storia della sua nascita è senza dubbio interessante. Per l'allora solo Square è stata un po' una scommessa. Sarebbe dovuto essere il titolo che avrebbe sancito il futuro della società. Col senno di poi si è rivelata una scommessa vincente. Ma per ritornare al tema del video, perché Final Fantasy ha deciso di adottare un sistema a turni? In quegli anni si sperimentava già col combattimento action. Il primissimo The Legend of Zelda risale al 1986 ed anche altri titoli, antecedenti all'opera magna di Nintendo, avevano adottato uno stile di combattimento più dinamico. Allora perché usare turni? Non esistono dichiarazioni ufficiali da parte di Yorinobu Sakaguchi sul perché di questa scelta, ma credo sia facilmente deducibile. Un anno prima dell'avvento di Final Fantasy, in Giappone spopolava un altro RPG, Dragon Quest, della compagnia Enix. In quegli anni bisognava lottare con limiti tecnici non da poco, ed un sistema a turni permetteva di avere combattimenti spettacolari, ricchi di animazioni. Sì, è vero che esistevano già i giochi più action, ma erano molto limitati sulle azioni da poter svolgere. Però, se conoscete un minimo la serie, saprete benissimo che anche Final Fantasy, nei suoi ultimi titoli, si è allontanata da quel retaggio riflessivo, studiato, a turni. Ormai quei limiti imposti dall'hardware non esistono più, e dunque si sono lanciati in qualcosa di puramente action e dinamico. Ma funziona, o funziona meglio? Beh, questo non lo so.
La polemica tra vecchi e nuovi appassionati alla saga è ancora accesa e non mi va di esprimermi a riguardo. Sta di fatto che il sistema a turni è stato la fortuna di Square Enix negli scorsi decenni ed ora sembra essere un po' affannata. Però se un'opera, padre di un sistema di combattimento che ha fatto la storia del genere RPG, se n'è allontanata, vuol dire che è un genere morto, vetusto? Non credo. Qualcosa di nuovo di successo dovrà pure esserci. Ma cosa? Negli ultimi anni il mondo videoludico ci ha graziati con un'opera talmente sublime, talmente perfetta, talmente grande che probabilmente non rivedremo più qualcosa di simile per un bel po' di anni. Baldur's Gate 3 è stato e continua ad essere un fenomeno mai visto prima nel mondo videoludico ed utilizza un sistema a turni. Sebbene l'Arian Studios negli anni si sia fatto una nomea per essere maestra nella creazione di giochi di ruolo a turni, grazie a Divinity Original Sin e il suo seguito, Divinity Original Sin 2, per Baldur's Gate 3 non era scontato aspettarsi un simile approccio. I primi 2 capitoli della serie, sviluppati da BioWare, avevano infatti un sistema più action. Allora perché l'Arian ha deciso di stravolgere le carte in tavola proponendo un sequel così diverso? Il senior designer Edward Imbert, durante il PAX Index del 2020, non le ha mandate di certo a dire. Sono molto critico riguardo il combattimento in tempo reale, perché penso che appaia disordinato. E poi continua: inoltre, non credo che attenersi al vecchio sistema permetta di raggiungere un pubblico più vasto. La logica del combattimento a turni è comprensibile da tutti. Lo sappiamo per esperienza, ha funzionato coi 2 Divinity. Lo stesso Dungeons and Dragons è a turni. I tuoi personaggi sono gli strumenti che utilizzerai per risolvere un puzzle. E il puzzle è molto più disordinato se tutto si muove contemporaneamente. E ci ha preso in pieno, o almeno l'enorme successo che Baldur's Gate 3 ha avuto gli dà ragione. Che poi sia dovuto al tipo di combattimento o alle coccole tra orsi, questo non lo so. Negli anni il sistema a turni ha avuto innumerevoli evoluzioni, dall'essere un semplice seleziona l'abilità da usare ed il bersaglio, a qualcosa di più complesso, come la posizione dei personaggi, l'interazione ambientale, schivate e contrattacchi di Expedition 33, le sinergie tra personaggi con attacchi combinati e letali, pensando ai vari Persona o al più recente Metaphor Fantazio. Senza dimenticare i vari ATB, CTB o ADB proposti da Square Enix. Il combattimento action, per quanto a me piaccia un sacco, sembra invece ormai aver raggiunto un impasse, una strada senza sbocco. Da un po' di anni che non c'è qualcosa di realmente innovativo. Certo, abbiamo raggiunto un buon punto, credo, pensando al sistema messo in piedi da From Software. E sì, è dannatamente soddisfacente, ve lo concedo. Ma cosa si potrà fare di più? Non lo so, non credo di avere la risposta a questa domanda, ma spero che dopo tutto questo pippone, per voi, la risposta alla mia di domanda sia arrivata. Perché i turni? Non esiste un sistema uguale all'altro. In molti dei casi visti danno quel valore aggiunto ad un titolo, che altrimenti sarebbe uguale a 1000 altri. E se vogliamo metterla invece su un piano più filosofico, in un mondo che ci spinge a correre sempre più veloce, a consumare tutto senza assaporarlo davvero, i giochi a turni ci ricordano una verità semplice: il valore non sta nella velocità, ma nella profondità dell'esperienza. Offrono spazio alla strategia, alla pianificazione, alla riflessione sulle conseguenze di ogni mossa. E in quell'attimo di pausa, prima di scegliere la prossima azione, che si cela la vera magia di questo tipo di gameplay. Quindi, la prossima volta che sentirai dire bello, peccato che sia a turni, sorridi, perché saprai che c'è ancora chi sceglie di camminare invece di correre. Chissà che, a volte, il vero viaggio inizia proprio quando impariamo ad aspettare.